Fermati un secondo e chiediti: quale percentuale della mia giornata è occupata da cose che scelgo davvero e quanta da cose che mi capitano? Se la risposta ti sembra sbilanciata, questo video è il tuo check-in personale. Immagina di aprire il portabagagli mentale e trovarci dentro la mail a cui non hai mai risposto. Quella battuta che avresti tanto voluto replicare. La spesa da fare, il timore di deludere tutti. Perfino una macchina con 5 sedili diventa soffocante se ognuno sale con il proprio zaino emotivo. La prossima volta che entri in una call, ad esempio, prenditi 10 secondi per toglierti lo zaino. Fai un respiro profondo, poggia le spalle allo schienale e ricorda che non sei tenuto a risolvere tutto nei prossimi 20 minuti. Ora ripensa alla tua mattinata tipo. Prima ancora delle 9 e probabilmente hai già deciso cosa mangiare, quali vestiti indossare, se rispondere o meno a una notifica, quale playlist far partire, quale strada scegliere per evitare il traffico. Ogni micro scelta consuma energia. E quelle lasciate aperte, ad esempio che vacanza farò, oppure quando sistemerò quella pratica, restano come schede del browser che succhiano batteria in background. Non stupirti quindi se a mezzogiorno ti senti già prosciugato. Stai processando troppi file contemporaneamente. I vecchi maestri buddisti avevano un consiglio tanto semplice quanto rivoluzionario. Poche mete, poche faccende. Questo non significa condannarsi alla noia, ma decidere con fermezza che solo ciò che nutre davvero merita il centro della scena. Chiediti quali sono le 3 cose che oggi valgono davvero il mio tempo. Tutto il resto è un bagaglio extra da riporre in cappelliera o meglio ancora da lasciare a casa. Per capire la differenza fra un piacere effimero e una gioia che dura, pensa a quando compri l'ennesimo gadget, ad esempio. Scarica di adrenalina a 1000, ma dopo 2 giorni è già routine. Diverso è il calore che nasce da una telefonata sincera, ad esempio, o da un'ora di silenzio in mezzo al verde o da un abbraccio senza fretta. Il minimalismo non vieta i lampi di piacere, ci invita soltanto a non scambiarli per felicità. Se vuoi fare spazio subito, prova 3 gesti elementari. Innanzitutto svuota una qualsiasi cosa in 3 minuti. Un cassetto, una borsa, una schermata del telefono. Toccare con mano ciò che decidi di non trattenere ti ricorda che il timone è tuo. Poi, silenzia per 24 ore una notifica che ti disturba. Scoprirai quanto rumore di fondo occupava nella tua mente. E infine, programma 10 minuti di vuoto deliberato. Niente schermate, nessun suono, solo respiro consapevole. All'inizio può sembrare strano, poi ti assicuro che diventa aria fresca per i tuoi neuroni. Occhio anche ai fantasmi, ovvero quelle ombre mentali che parlano di litigi mai avvenuti, catastrofi future o vite perfette viste sui social. Quando senti la testa piena, domandati sinceramente se quello che ti racconti è reale o un film autoprodotto. Se è finzione, premi il tasto stop e cambia scena, sei tu il regista. Ricorda che ogni giornata è come se fosse una franchigia di energia, emozioni e tempo. Puoi impilarci lamentele infinite, shopping compulsivo e rimuginare, oppure riempirla di gesti gentili, attenzione vera e cose che accendono davvero gli occhi. Più pesi inutili lasci cadere, più leggero diventa il passo e improvvisamente c'è posto anche per chi bussa alla tua porta chiedendo un passaggio. Quindi ecco il mio invito. Questa sera scegli un peso, un oggetto, una decisione sospesa, un pensiero ricorrente e scaricalo. Domani mattina presta attenzione. Forse camminerai solo di 1 millimetro più leggero, ma la direzione potrebbe cambiare di parecchio. Se ti va, raccontami nei commenti che cosa hai lasciato a terra. Il tuo gesto potrebbe dare coraggio a qualcun altro che ancora esita ad alleggerirsi. E se pensi che questo video, e in generale i miei video, possono essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo davvero prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.